Come parlare italiano naturalmente, senza pensare troppo e, se vogliamo, senza tradurre troppo della nostra testa. Quando studiamo una lingua straniera, tradurre nella nostra testa è un'abitudine, naturale, ma è un'abitudine, e in quanto abitudine può essere cambiata. Perché ho detto che è naturale? Perché è un comportamento naturale del nostro cervello. Quando acquisiamo informazioni nuove, il nostro cervello cerca di accoppiarle con informazioni vecchie, quindi cercherà di combinare nuove parole e nuove espressioni con parole ed espressioni della nostra lingua madre. Ma basta demonizzare la traduzione, perché in molti casi può esserci di grande aiuto, soprattutto quando la lingua che studiamo e la nostra lingua madre sono molto vicine. In altri casi la traduzione ci rallenta e potrebbe crearci dei problemi, quindi vediamo come risolvere questa sfida. In questo video vediamo alcune attività che ti aiuteranno a parlare in modo più fluido, naturale e senza pensare troppo. La prima attività è un'attività che puoi modificare in base al tuo livello di italiano. Per esempio, potresti nominare gli oggetti che vedi e che sono intorno a te, senza pensare troppo. Nominali direttamente. Se non conosci o non ricordi il nome di un oggetto, nomina una caratteristica di quell'oggetto, per esempio il colore, oppure descrivilo. L'importante è lasciar fluire l'italiano, direttamente e senza pensare troppo. Se il tuo livello di italiano è più avanzato, puoi guardare un video in italiano e descrivere il contenuto del video in 2 o 3 minuti. Racconta il contenuto del video in un tempo limitato. Queste attività aiuteranno il tuo cervello ad abituarsi a produrre la lingua in modo più rapido. La seconda attività è la più scontata, ma è anche un'attività infallibile: la conversazione. Naturale, no? Quando hai una persona davanti, sei obbligato o obbligata a interagire, perché quella persona non ha tutto il tempo del mondo. Per questo punto, italki, lo sponsor di questo video, è la soluzione perfetta per te. Io presento poche aziende e poche applicazioni nei miei video, perché preferisco presentare solo applicazioni a me care, e italki è una di queste. Si tratta di una piattaforma di incontro tra studenti e insegnanti da ogni parte del mondo, e qui potrai trovare centinaia di insegnanti di italiano. Per i primi 3 anni di attività come insegnante io ho insegnato proprio su italki. È stata una piattaforma molto importante sia dal punto di vista professionale che umano, perché ho potuto incontrare studenti da ogni parte del mondo e offrire lezioni di ogni tipo, lezioni di conversazione, di preparazione agli esami di certificazione, di grammatica, di lettura e lessico e molto di più. Alcuni studenti erano principianti assoluti e potevano dire solo alcune parole in italiano. Altri erano più avanzati, ma è stato bello vedere come attraverso le nostre conversazioni e lezioni mirate il loro livello è cresciuto fino a raggiungere la padronanza della lingua. Alcuni di questi studenti sono oggi degli amici e ne incontrerò 2 proprio questo mese qui a Ferrara. Se vuoi provare le stesse emozioni e imparare l'italiano in modo semplice e comodo, puoi iscriverti gratuitamente a italki. Trovi il link qua sotto. Ma torniamo alle nostre attività. Esistono altre attività molto interessanti che ti permetteranno di sbloccare la produzione orale. Puoi usare anche dei bigliettini come questi. Dei bigliettini con delle domande. Potrai scegliere tu le domande in base ai tuoi interessi e soprattutto al tuo livello. Possono essere domande anche semplici come: cosa farai domani? Cosa hai fatto oggi? Cos'è successo oggi nel mondo? Se leggi i giornali o guardi il telegiornale.
Racconta la trama dell'ultimo film che hai visto e puoi mettere questi biglietti all'interno di un sacchetto, pescare la domanda e rispondere. Rispondi, parla, lascia fluire l'italiano dalla tua bocca. Il tuo cervello proverà a tradurre, te lo assicuro. Se ti è utile, bene. Se non ti è utile, accetta e vai avanti. Prossima attività. Questa è un'attività molto importante e molto utile soprattutto se sei una persona molto visiva, quindi hai uno stile di apprendimento e di elaborazione delle informazioni visivo. Usa delle immagini o delle tue fotografie personali. Se sono foto personali è ancora meglio perché le emozioni rinforzano l'acquisizione. E descrivi quelle immagini o quelle fotografie. Descrivi che cosa vedi nella fotografia, chi c'è in quella fotografia, cos'è successo quel giorno, l'ambiente in cui eri. L'importante è produrre la lingua, descrivi quelle immagini o quelle fotografie. Puoi anche registrare te stesso o te stessa e inviare la registrazione a un insegnante o a un amico che possa correggerti. Il consiglio successivo è semplifica. Semplifica, semplifica, semplifica. Molte volte quando parliamo una lingua straniera cerchiamo di produrre frasi complesse, super avanzate, anche quando non è necessario. Il segreto è semplificare. Come dicevo prima, se non conosci il nome di qualcosa, descrivilo. Lo facciamo anche nella nostra lingua madre, quando non ricordiamo il nome di qualcosa. Mi puoi passare quel coso che serve per aprire le bottiglie di vino? Il cavatappi? Se una frase è troppo complessa, semplificala, dividila in 2 o più frasi. Se ti risulta difficile costruire una frase come "se ieri il tempo fosse stato bello, sarei andato in gita al mare", semplificala. Ieri pioveva, non sono andato al mare. O ieri il tempo era brutto e non sono andato al mare. E l'ultimo consiglio riguarda la famigerata immersione. L'immersione nella lingua. Ascoltare, 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 leggere, 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 ascoltare, leggere, ascoltare, leggere, ascoltare, leggere. Immergiti nella lingua. Questo ti permette di acquisirla naturalmente e proprio grazie a questa attività arriverai a pronunciare quelle famose frasi o parole che non sai di sapere. E quindi usciranno dalla tua bocca delle frasi e ti stupiranno perché dirai: "E questa dove l'ho imparata?" Questo è proprio grazie all'immersione, che ti permetterà non solo di acquisire nuovo lessico, ma anche di rinforzare o acquisire nuove costruzioni grammaticali. Cosa ne pensi quindi di questi consigli? C'è qualche attività che stai già facendo o che farai dopo aver visto questo video? Fammelo sapere nei commenti qui sotto e se non lo hai ancora fatto ti ricordo che puoi iscriverti al mio canale per non perderti neanche un video di Vaporetto Italiano. Grazie per la tua compagnia e a presto!